Cavalieri, buongiorno, ben trovati su Montefeltro Wet Shaving. Come state? Avete passato una buona settimana? Prima di entrare nel vivo del video, vi faccio vedere una piccola clip. Vai! Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico. Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale. Cinghiale, la grande marca. Allora, l'avete riconosciuta? Sicuramente i più anzianotti l'avranno sicuramente riconosciuta perché se la ricordano, i più giovani sicuramente non l'hanno mai vista, ma probabilmente ne hanno sentito parlare. Questo perché il video di oggi sarà un pochino, diciamo, passatemi il termine, un po' provocatorio, ecco, perché andremo a usare questo piccolo pennellino della Omega. Veramente minuscolo. È un 16 mm di nodo, penso il loft sarà, non ho misurato, ma sarà sui 35 mm di loft. Questo per, diciamo, come ho detto in maniera provocatoria, per far vedere che non servono grandi nodi, grandi ciuffi, iperdensi, no? Per farsi delle ottime sbarbate. Questo non vuol dire che uno non li debba usare, anche perché ce li ho anche io, anzi ve li metto vicini per farvi vedere le differenze. Allora, questo è la differenza con l'Omega 48. Si vede? Ok? Per farvi capire, insomma, di che differenza. Poi magari vi metto anche una foto. E questa, per esempio, con il tasso, diciamo, il tasso più grande che ho come nodo. Cioè, stiamo parlando proprio di due universi che non si incontreranno mai. Metto a posto questi e continuiamo. Quindi la sbarbata sarà incentrata, diciamo, su questo piccolo pennello. Io mi lavo il viso e iniziamo. Eccoci qua, allora, viso inumidito. Allora, procediamo subito alla sbarbata. Sapone, lo faccio vedere, perdonatemi. Mastro Michele Code 2411. Mentre sto registrando il video è metà maggio. Questa è una profumazione che a me piace tantissimo, una floreale con un retro di cuoiato che va bene per la primavera, ma soprattutto in questi giorni che sembra sia tornato l'inverno qui in Italia ci sta più che bene. Quindi prelevo, via. Allora, ragazzi, pure voi, magari nei commenti fatemi sapere se cosa ne pensate delle dimensioni del pennello e come si dice nei bar, se sono più importanti le dimensioni o come vengono usati i propri pennelli. Ogni riferimento è puramente casuale. Metto un'altra goccina d'acqua. Se sentite rumori di sottofondo, risate, eccetera, eccetera, ci sono le bambine che stanno vedendo Cattivissimo Me e i Minions, quindi diciamo se sentite qualche risata sapete il motivo. Allora, facciamo un bel prelievo. Allora, ecco qua. Iniziamo. I saponi di Mastro Michele a me piacciono molto perché di fatto hanno delle ottime profumazioni, non banali, non scontate, hanno dei prezzi assolutamente competitivi perché se ricordo bene a prezzo pieno acqua, a prezzo pieno stiamo sui 18 euro il set completo compreso di after, comunque sotto i 20 euro, quindi magari per chi non, diciamo, vuole uscire dai prodotti da banco e vuole qualcosina di un pochino più, passatemi il termine, ricercato in termini di profumazione, diciamo questi prodotti possono essere un'ottima scelta anche a livello di base, insomma proprio di sapone, fanno assolutamente il loro lavoro, quindi mi sento di consigliare questi anziché i saponi della Razor Goodfellas, che fondamentalmente sono molto simili, però a me sincero piacciono di più questi di Mastro Michele, sia in termini di sapone vero e proprio che come base. Qua vediamo che tanto il sapone monta alla grande. Ovviamente
avendo un manico molto piccolo è un pochino scomodo da impugnare, ma meno di quello che si possa immaginare. Io continuo a mettere altra acqua e iniziamo poi la sbarbata. Che dite? Ce la mettiamo un'altra punta d'acqua? Ma sì, dai. Inzuppiamo, scrolliamo. Ragazzi, non avete paura di metterci l'acqua nei saponi che la scorrevolezza ve la dà l'acqua. Poi magari c'è chi piace un po' più compatto, chi di meno. Io tendenzialmente insomma cerco di farli belli idratati. Allora, questo pennellino lo appoggio qui sopra perché non taglierò il video tra la prima e la seconda passata per farvi vedere che non c'è bisogno di riprelevare. Allora, rasoio King C. Questo è stato il rasoio con cui ho iniziato la mia avventura nel wet shaving. Ci mettiamo una onestissima Astra Verde made in Russia. Sarà un caso, però quelle non made in Russia sia delle Astra Verdi che delle Astra Blu sincero non è che mi piacciono. Quelle made in Russia sono secondo me spettacolari, sia le verdi che le blu. Ok, chiudiamo. Questo è il classico rasoio per chi vuole iniziare, ce ne sono tanti altri, però sicuramente questo è il più facilmente reperibile e il più economico che penso si possa trovare sul mercato. Barbetta di un giorno, come sapete io sono un fanatico delle rasature giornaliere, perché comunque sia, ragazzi, è un momento assolutamente di mindfulness. Sono quei 10, 15, 20 minuti che uno si prende e si dedica a se stesso. Ok? Il sapone, come vedete, ottima scorrevolezza. Olè. Era tanto che non lo usavo il King C, devo dire. Il suo sporco lavoro lo fa. Allora, prima passata andata. Easy peasy, sciacquo il visino, sentirete un pochino di rumore, abbiate pazienza. Ecco qua, sciacquatina al volo giusto per rinumidire il viso. Eccoci qua. Riprendo il pennellino, magari mi riprendo questa schiuma che col ditino, tutto questo ben di Dio, lo prendiamo. Allora, devo dire, le sedole ovviamente sono le classiche, buonissime, ottime setole della Omega. Hanno fatto molto velocemente le doppie punte, diciamo che l'avrò usato una decina, neanche ci sono arrivato, 4-5 volte, più, cioè 10 volte inclusi i montaggi di prova, insomma, diciamo quelli per di rodaggio, ma a 10 secondo me non ci sarò arrivato. E devo dire, è assolutamente morbido, non punge, ogni tanto purtroppo perde una sedola e magari in un ciuffo così piccolo potrebbe essere un problema, diciamo sicuramente non è un 48 che ha un margine, metto giù e qua ce ne scappa anche una terza. Ok, facciamo il contro la seconda passata. Allora, io sono arrivato un pochino alla conclusione perché ultimamente sto usando molto i ciuffi piccoli. Ho anche un Simpson che è lo Special One, che non è José Mourinho, ma
è il modello della Simpson, che è un 19 mm. Anche il Lord Bellows del video di qualche settimana fa ha portato un piccolo pennello, un Pure Badger della Simpson, che è un Eagle, che anche quello mi sembra sia un 22 mm. Alla fine sono, anche se di dimensioni contenute, riescono assolutamente a fare delle ottime saponate, molto più velocemente rispetto a dei nodi più grandi e sicuramente molto più idratate. Cioè, a parità di tempo si riesce, di montaggio intendo, con i pennelli più piccoli si riesce a raggiungere un livello di idratazione maggiore. La mia spiegazione, quello diciamo che mi sono dato, è che essendo piccolo il nodo riesce a prelevare comunque una quantità di sapone limitata, ma allo stesso tempo si riesce a saturare completamente di sapone e quindi poi quando lo vai a immergere per poterlo idratare, riesci a raggiungere più velocemente l'idratazione desiderata. Proprio perché se su un piccolo pennello, non lo so, poi magari lo peso perché io sono un matto e peso i saponi prima e dopo, vi dirò quant'è la differenza. E se con questo pennello prelevo, che ne so, 1 grammo di sapone, magari con un ciuffone più grande ho bisogno di 3 grammi di sapone. Per idratare 1 grammo di sapone ci vuole meno acqua che 3 grammi, questo insomma è fisica. Ok, mi sciacquo, vediamo se c'è bisogno di un ritocchino e un attimo. Eccoci qua. Allora, ma sì, dai, diamoci una passata di ritocchino, va. Giusto perché c'è un po' di sapone, ovviamente comincia a scarseggiare, anche se nella ciotolina se passasse il dito qualcosina ancora c'è, ma per quello che devo fare questo velo di sapone molto scorrevole va più che bene. Allora, ecco qua. Ok, e qui intorno controvelo del bocco è sempre momento. Il momento rischio red point è proprio questo, eh? Vediamo se stavolta riesco a fare un video senza red point, eh? Ok. Ok. Olè. Perfetto. Ragazzuoli, la sbarbata l'abbiamo portata a casa. Questa è una mia classica rasatura quotidiana, veloce, senza grandi fronzoli. Il sapone a me è piaciuto tanto. Il pennello, l'avete visto, si è dimostrato più, insomma, all'altezza proprio della situazione. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate delle dimensioni, ok? Iscrivetevi qui al canale, ok? E veniteci a trovare pure su Facebook, qua, sempre a Montefeltro Wet Shaving, ok? Ora ci sciacquiamo, splasciata finale e saluti. Oh, stavolta il viso lo tamponiamo. Allora, il mio amato allume, sono contento che Lord Bellows abbia apprezzato l'allume, il bloccone di allume. Oh, vabbè, qua ragazzi, Acqua Paola, insomma, vabbè, il King sia rasoio sicuramente molto delicato, insomma, quindi è difficile, cioè ci si può sgranare, far male, quello, insomma, è normale, però una volta presa confidenza è un rasoio, insomma, che ho delle sbarbate assolutamente delicate, insomma, per una barba giornaliera è più che sufficiente. Allora, asciugo il blocchettino, lo rimetto nella sua scatolina
Mi sono perso il tappo, no, eccolo qua il tappo e lo rimettiamo a posto. Intanto agisce un pochino l'allume, ecco qua, lo togliamo e andiamo di splasciata. Ecco qua, sempre code 2411. 2411 perché è il compleanno di Michele, Mastro Michele, e questo è stata questa profumazione per celebrare i suoi 60 anni, quindi ha racchiuso in questa profumazione tutte le note che gli piacciono di più, floreali e le fogliate. Mettiamo un po' e poi aggiungo qualche goccina di questo prodotto, non so se si vede, che è un tonico barra dopo barba analcolico senza alcol del IRF, che devo dire ha delle proprietà veramente calmanti, idratanti, ha un sacco di componenti idratanti, insomma, pantenolo, acido ialuronico, quindi qualche goccina insieme all'aftershave alcolico gli dà quel boost in più di idratazione, ma ne bastano veramente poche gocce perché è molto 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 concentrato e devo dire mi ci sto trovando molto molto bene. Ecco qua, l'after è un pizzico di mentolino che non dispiace mai, almeno a me. Ok, allora io penso che la sbarbata ce la siamo portata a casa dignitosamente, ok? È sempre un piacere passare un sabato mattina con voi. Ragazzi, un saluto e ci vediamo sul canale e sul gruppo Facebook. Ciao!